Ragazzoni, buongiorno a tutti. Allora, oggi ci andiamo a vedere qualcosa di diverso dal solito, quindi niente video su impostazioni, aggiornamenti, eccetera, ma ci andiamo a vedere il primo game di un torneo americano che si è svolto un mese e mezzo fa circa, insomma, dopo la fine della stagione competitiva di Warzone, dopo le World Series, in America hanno iniziato a fare questi tornei in cui i player sono andati a rimescolarsi per capire un attimino con chi schierarsi nella prossima stagione competitiva di Warzone. Il video ce lo prendiamo da una live di Repulse, che per chi non lo sapesse è un creator americano che segue molto la scena di COD, che insomma porta su YouTube la scena di COD con tutti i relativi tornei americani e non. E fatemi sapere poi nei commenti se il video vi è piaciuto, che eventualmente si può valutare proprio di trasformarlo in un format, quindi oggi ci vediamo il primo game, se dovesse andare bene eventualmente si può valutare appunto di portare poi tutti gli altri game fino alla fine del torneo. Direi che siamo pronti, vamos! Partiti, si parte. E vabbè, lui Repulse rimane spesso sulle cam di Ketchup e di Shifty perché so due draghi. Poi lui si è intrippato molto con Ketchup. Loro le andano qui a control. Destroy è l'ancora del team, quindi rimane nelle retrovie per lasciarli restare. E Shifty e Ketchup pushano come due draghi. Quali sono? Perché sono due shooter entrambi fortissimi. Shifty credo sia il player che mi piace di più. Perché mi piace anche come personaggio, no? È molto così, molto competitivo. Alle World Series quando si è alzato che insultava Sage. Madonna, che scene. Hisoka con Donghi mi ricordavo bene, però gli ultimi li ha giocati con Donghi e Noobs, che erano già compagni di squadra, insomma, già dall'anno scorso, però con Sage. Invece qua c'è Blush City, che l'anno scorso giocava con Gabekyun e Skullface, che secondo me era un po' l'anello debole, perché Blush è forte. Gabekyun secondo me è uno dei più forti, Skullface secondo me è un po' sopravvalutato, non mi fa impazzire. Scamen è un altro che preso singolarmente è molto bravo. L'anno scorso c'era un team che insomma non era tra i top. Donghi secondo me insieme a Biffle, Shifty e lo shooter sono i tre shooter più forti secondo me al mondo. Diciamo il vantaggio che ha Donghi tra l'altro è che ha una sense più alta perché gioca con 1,70 mentre Shifty e Ketchup, Shifty 1,35, Ketchup 1,25 e Donghi invece gioca con 1,70 e ha la stessa precisione loro, quindi voglio dire ha il vantaggio di fliccare più rapidamente, quindi diciamo in close range rispetto a loro è un po' avvantaggiato, ecco. Fortissimo Donghi. In tutto il pre-mondiale dell'anno scorso su Rebirth ha fatto il panico, era top fragger in tutti i tornei che facevano di riscaldamento per la finale del mondiale. Se Isoka riesce a portarsi in squadra Donghi, diciamo va a ovviare il problema d'aver perso Shifty e Biffle. Vabbè, Biffle si è ritirato dalla scena competitiva per ora, poi non si sa se un domani tornerà, però per ora ragazzi c'è mi pare su YouTube c'ha circa 400.000 follower, su Twitch di più ancora, mi pare 800.000, quindi cioè c'ha ragione, cioè il ragionamento che fa lui è: "Mi devo stressare con coi tornei competitivi che comunque richiedono impegno sia di preparazione che impegni poi proprio pratici", perché uno cioè, le World Series, vabbè, le hanno giocate a Las Vegas. Il mondiale l'hanno giocato in Arabia, cioè a Riyadh, mi pare. Quindi ci sta il suo ragionamento. E quindi Isoka, giustamente, avrà pensato chi è il ripiego più forte che posso eventualmente portare dalla mia? È Donghi. E quindi ci sta a provare. Che poi Noobs è forte, pure Noobs. Infatti gli ultimi tornei, dicevo, li stanno giocando Isoka, Noobs e Donghi. E il team dei Twisted Minds, che è campione del mondo su Rebirth quest'anno, che
Non so se Aidan... Mi pare di aver visto qualcosa in cui Aidan diceva che stava valutando di prendersi una pausa dal competitivo di Warzone. Poi non so se, insomma, se è così un'idea che non andrà in porto o meno. Comunque Shifty, raga, quanto è forte Shifty, Dio santo. Mi fa impazzire. Impazzire perché è aggressivo. Ketchup, anche per via del fatto che ha una sense molto bassa, sto 1,25, pusha meno, cioè è uno che sì, fa una marea di kill, però più da media distanza. Invece Shifty è più aggressivo, infatti mi piace molto di più lo stile di Shifty. Questo è un drago. Questo è un mostro, Donghi. Un mostro. Guardate che tracking che ha con i nemici in picchiata, nonostante abbia 1,70 in mira, perché lui gioca con 1,70 e moltiplicatore 1, quindi ha una sense molto rapida anche in mira. Hisoka è un altro top. Hisoka è veramente... Ma al di là del cervello che ha, perché sì, ha una mente brillante con le rotation eccetera, quindi è molto bravo in questo, ma è bravo pure a sparare, cioè è completo, è uno dei più completi secondo me. Cioè non solo come IGL, ma proprio come player, in generale, è molto completo pure lui. Solo 5 kill Ketchup? Pensavo di più. Guardate che tracking. Mamma mia, che tracking che c'ha, oh! Cioè, pare il suo mirino, pare l'ombra del nemico, per quanto è sincronizzato nel movimento del nemico quando lo tracca. Cioè, è impressionante, cioè, veramente fa impressione. Ma che roba. Sta 1,25 di Ketchup, io l'ho provata varie volte. Sì, allora a livello di tracking è una colla, cioè veramente, cioè, agganci i nemici con una facilità allucinante, ma veramente ai limiti del cheating, perché ti sembra veramente d'avere qualcosa che ti aiuta. Mentre in realtà sei semplicemente più fermo, quindi l'aim assist funziona meglio. Il problema è proprio quell'essere fermo, perché dipende dallo stile che hai. Se sei uno che gioca in modo cauto, quindi rimane indietro, diciamo, fighta a media distanza, medio-lunga distanza, ok. Ma se sei uno che si diverte a pushare, che gioca insomma tendenzialmente in pubblica, va a pusharsi team o fa gli 1v4, secondo me è troppo lenta. Poi per carità, magari è una questione di meccaniche, cioè lui ha sempre giocato così, io mi incastro nelle porte, cioè a volte non manco le porte, non entro nelle porte e vado a sbattere nel muro. Lui no, chiaramente, perché ha sempre giocato con sta sense qua. Quindi magari, perché poi guardando lui non sembra lenta, cioè lui sembra veramente rapido nelle movenze. Quindi può anche essere che sia semplicemente una questione proprio di masterare le meccaniche di quella sense lì, perché raga sembra veramente un altro gioco, cioè tu giochi con 1,25, ti pare un gioco nuovo con un movement diverso, nuovo, cioè è wow, wow, wow. La Donghi comunque raga, forte, forte. E quindi dicevo, può anche essere semplicemente una questione di masterare quella sense lì e le relative movenze, le relative meccaniche che cambiano in base appunto al fatto che ha abbassato la sense. Non lo so. Io ogni tanto me la faccio qualche partita con 1,25, però insomma per il mio stile di gioco secondo me è meglio avere una sense più alta. Minchia. Pure Destroy è forte. Bel giocatore. Vabbè, qua chiaramente lascia pushare loro, fa l'ancora, quindi chiaramente si fa poche kill. 9 kill per Donghi.
Noi se kill le facciamo in ranked. nelle lobby diamante cremesi. Loro se le fanno nelle lobby con i più forti al mondo. Shifty ce ne ha 11. Vedi com'è aggressivo Shifty. Wow. Fortissimo. Guarda Ketchup. Guarda che tracking che c'ha Ketchup con i nemici in picchiata. Cioè è allucinante. Allora, in realtà ultimamente un po' tutti, Quindi secondo me si sono proprio allenati su questo. Un po' tutti i player. In ste lobby qua, in sti tornei. Cosa che prima si vedeva molto meno. Cioè l'anno scorso si vedeva molto meno questo tracking dei nemici in picchiata. Quest'anno invece si è diffusa questa abilità, quindi evidentemente ci si sono proprio allenati. È una cosa che gli dà un vantaggio pazzesco, cioè. È proprio dura a rientrare, soprattutto quando poi i cerchi si stringono, non riesci più a scendere perché ti sparano in picchiata. Cade Ketchup, Shift gli fa refrag. Wow! Capito? 1,25 raga, cioè come si è girato? Allora, io non dico che se tutti noi player medio bravi giocassimo 10 ore al giorno saremmo come loro, ma sicuramente il fattore tempo incide. Questo per dire che ci sono molti player bravi, secondo me, che potrebbero arrivare a livelli alti, ma non hanno la possibilità di coltivare il talento che hanno di base, insomma, no? E... Allora, 5 team, 11 player. Team di Soka intero, team di Shifty pure. Madonna, guarda che tracking. Mamma mia. 14 kill Donghi. Cade Donghi. Attenzione. Rimangono Isoka e Blatch. Team di Shifty ancora intero. La vincono loro probabilmente. Io mi sa che l'avevo vista sta partita, ma non mi ricordo come finisce. 2 mesi fa, un mese e mezzo fa. Isoka. Isoka è morto praticamente. Cade, lo butta giù Ketchup. Rimane solo Blush, mi pare. No, sì. Sì, rimane Blush City. Allora, questo era Donghi. Minchia, 20 kill c'ha Ketchup. 20 kill, raga. Mamma mia. Noi non le facciamo un altro po' nelle lobby cremesi. Minchia, 37 kill hanno fatto. 14 Shifty, 20 Ketchup e 3 Destroy. Baronna. Mamma mia. Mamma mia, che roba. Dio santo. Che draghi. Raga, che dire? Tanta roba. Tutti quanti. Ketchup, diciamo, risalta perché ha fatto 20 kill, ma insomma è difficile trovarne uno scarso qua dentro. Ovviamente può essere un ottimo spunto vedersi questi game non in modo passivo, ma proprio studiando le decisioni che prendono, le movenze, insomma, la gestione del movement, tutto quanto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate eventualmente nei commenti, che se, ripeto,
fosse piaciuto, eventualmente possiamo passare al game numero 2 e così via fino alla fine del torneo. Vi auguro una buona giornata, buon game e buon tutto. Ciao belli.